Ciao, sono Cristina Bauerman, chef e ristoratrice. Ciao, io sono Claudio Gargioli, chef e titolare del ristorante Armando al Panteo. Io sono Luigi Cremona, da tanti anni un critico gastronomico. Siamo qui oggi per vedere i video più popolari al mondo sulla cacio e pepe. Siamo pronti? Andiamo! Yeah, the problem is most people make pasta and they make their sauce, but they don't really marry the two together well. If you have even the most basic of ingredients in your fridge, some butter, Parmesan, garlic, you can make an amazing pasta. I think of pasta like I do pizza. You want one or two extras. Your pasta doesn't need to be busy, it just needs to be well prepared. Diciamo che fino ad ora ha detto delle cose tipo l'aglio, la presenza dell'aglio. Sì, appunto, però... in effetti non è una cacio e pepe, quindi può fare quello che gli pare, metterci La anche cosa che Esatto. mi piace caramelle di più e che dentro. trovo corretta è come si schiaccia il pepe. pepe, Quello- questo sì. Quello l'ho Quello sì. trovato geniale. È vero. Allora, I will pretty much start off every pasta with olive oil. I'm gonna smash some garlic cloves, put those in the pan, let them simmer just till they turn brown. What you want to do next, when your pasta is almost done, take a scoop of the pasta water, pour it in the pan, overheat, so the water and oil starts to sort of bubble together and emulsify. Add a little butter to sort of make it saucy and creamy. And then take pasta straight from the pot into the pan and toss and toss and toss again till every strand is coated with this emulsification. Off goes the heat, and at this point you can either take the pasta and add it to a big serving bowl, or just in the pan, add the cheese, and that's what's really gonna pull the entire sauce together. Io posso dire solo una cosa, ma perché l'ha chiamata Cacio cacio e e pepe? pepe. Poteva chiamarla in un'altra maniera, tutti rispetto. Hai fatto una ricetta tua, va bene così. Sono Ma d'accordo. non cacio e pepe, non c'entra assolutamente niente. e poi ci sono secondo me delle incongruenze, cioè cose che non hanno senso. Ma perché dovresti mettere l'olio? Prima di tutto perché dovresti mettere l'aglio e tenerti i pezzi di aglio che quando li vai a mangiare, cioè voglio dire, comunque sono un sapore importante che ti deviano dalla cacio e pepe. Il burro è una componente che usano nella cucina romana ebraica. Gli ebrei ce lo mettono, un pezzettino di burro. E non nego che io certe volte mi faccio tentare, non in quelle quantità, ma un cinico di burro dentro permette di amalgamare ancora meglio la cosa. Ma non si deve sentire perché è un segreto. Quindi immagini che discorso millesimale ci può essere dentro. Per il resto la tecnica, insomma, della mantecazione, la mezza cottura, insomma, è una bella tecnica, no? Comunque io difendo molto il pecorino romano. Io Sì. adoro il parmigiano reggiano, Sì, che sia sì. chiaro, è un grandissimo formaggio e così. Però la cacio e pepe veramente nasce col pecorino Sì. romano. Tutto si può pensare, però direi almeno nella cacio e pepe conserviamo il pecorino romano al 100%, perché secondo me Vero. nasce così e dovrebbe rimanere così. Sono d'accordo. In tante altre ricette il parmigiano ha avuto il sopravvento sul pecorino romano. Però lo sai, una delle ragioni per me è perché spesso e volentieri si trovano dei pecorini, anche e soprattutto quelli di esportazione, che hanno un grado di salatura altissimo. Ed ecco perché secondo me hanno iniziato a tagliarlo col parmigiano, col Sì, grano, quello che è. devo dire che questo ha giocato a sfavore della cacio e pepe, forse anche all'estero, perché i pecorini salati, romani salati così, sono anche dannosi alla salute e quindi comunque non fanno bene. Però un buon pecorino romano esiste, quindi Sì, usiamo sì. quello. Andiamo? The pepper I have is ground black pepper, which I just pounded a little bit just to crack it. You can do so a little bit more if you want. If you use like powdered pepper, it will not work. You're looking for something nice and coarse. And the idea here is you just really get a lot of peppery flavor. So it's up to you how peppery you want to get. Once the salt is dissolved, we're gonna go ahead and grab our pasta and throw it in the water.
You need 0 salt because the pasta has a little bit of salt. Then you have the kick of the cheese that's extremely flavorful and savory. And it just comes together in an absolutely beautiful dish. Now, Italian chefs, please don't judge me anymore. If you like this recipe, guys. Che avete da dire? No, per me è il meno peggio finora, secondo me. Sono d'accordo. Sì, io posso, noto 2 cose. Primo, sempre, se uno non usa gli spaghetti, il risultato, quando io vado in giro, il 90% è sbagliato, perché è talmente difficile conservare un giusto differenze di consistenze che tende a matassare, cioè uno tende a mangiare un mampazzone. e tutto si tende a incollare un tantino, quindi il difetto normale che uno va in giro quando uno non usa spaghetti, bucatini o cose di questo genere è che tu vai a mangiare un qualcosa che si è addensato in genere troppo. Questo è il risultato medio di quello che vedi in giro. L'altra cosa è che finora nessuno mi ha messo il pepe grattato al momento, quando esci col piatto, che secondo me è un'altra cosa fondamentale, perché un conto è il pepe quando lo metti dentro prima, che comunque perdi in gran parte il proprio effetto, e invece quando lo metti al momento di servire il piatto al tavolo, c'è questo profumo, quando il pepe è buono ovviamente, c'è questo profumo invitante, c'è questa sensazione che veramente ti dà l'appetito e l'appetibilità del piatto, che io trovo che è sempre importante. Bene. If you're looking for the classic, original, genuine cacio and pepe recipe, then watch the previous episode. This is not Non for l'abbiamo this, visto okay? questo, Now, Italian people, I want you to look away, okay? Because it might just be a bit painful. 3, 2, 1. Batch number 1, you need to fully cook those pasta, about 100 grams of pasta, for 12 minutes. That's exactly what's mentioned on the package. At the end of the process, you get fully cooked pasta. There is nothing wrong with them. It's just perfect leftovers for weeknight. But you also get, and that's the whole purpose of this operation, starchy water. Quite concentrated, since we use such a little amount of water, and yet reduce it by half and get that super starchy water. Super starchy water. And that is gonna help us so much at achieving the emulsion. The emulsion, episode 1, did you do it in an easier way at the end? In realtà il concetto non è affatto sbagliato, dal punto di vista tecnico non è affatto sbagliato. Spesso, per esempio, io per fare i risotti o per esempio l'orzotto, e evitare di aggiungere grasso, io mi scuocio pasta o riso, lo frullo e aggiungo un po' di quella parte, diciamo così, amidosa. Poi molte volte lo cuocio in brodo molto concentrato, in maniera tale che aggiungo anche sapore. Quindi in realtà diciamo che il peccato è che tu stai a sprecare una porzione di pasta. Now is that I'm gonna cook them for 10 minutes because I want to slightly undercook them. Diciamo che vuole usare questa tecnica di cottura con la padella. Sì. Per 10 minuti. Of course I'm using chopsticks. I've seen many great Italian chefs using long metal cooking fork, but I think those are superior at least in 2 ways. First, they don't scratch the pan, plus you can pinch. Right, since we get a bit of time, I suggest we chat a bit about cheese. I'm gonna use fresh pecorino cheese just because the water content and so the melting abilities are greater with fresher cheese than drier cheese, like for example some already grated pecorino cheese. But I've got something to say about pecorino cheese, warning Italians. Let's just say that you live in a place where this is not super available, where this is a bit too pricey. Then, without a hint of a shame, please go for any local but fresh sheep's milk cheese. This is also Irati, it's coming from France. Vedi, però lui in questo momento sta dicendo, poiché il pecorino non è disponibile qui o comunque è molto costoso, praticamente utilizzate qualsiasi tipo di pecorino locale che praticamente costa meno. Insomma, il pecorino romano lo trovi ovunque, in tutti i modi. Sì, esatto. Nei normali, stiamo parlando dell'Europa occidentale, America e così via, lo trovi ovunque. Qualsiasi supermercato ce l'ha, quindi. Sì, esatto.
E poi secondo me se il pecorino è troppo fresco non funziona, perché Sì. praticamente Come quello che hai in mano non è possibile. sì, Ma sì, diventa tutto una mappa. Esatto. Deve essere una via di mezzo tra il troppo stagionato e il troppo fresco. Esatto. Deve essere Sì, giusto, perché giusto. altrimenti non va. insomma. You want to cook them a bit like a risotto, if that makes sense. Almost there, let's take care of the black pepper. The smell is absolutely phenomenal. It smells like, breakfast at my place. Brava, poi, però Like quando bread si and butter and schiuma. apricot jam. Oh la la, it smells so good. Oh bah putain c'est bon, c'est trop bon. I'd love a nap at the moment. It's not only like a light coating anymore, it's actually like a cream. Yeah, I know it looks like I'm eating ramen because I'm using chopstick, but don't worry. It's cacio e pepe and it's good. Cacio e pepe, so good. It's so good. That concludes our tasting session. I think this is a better recipe than the traditional one, just because it's less easy to screw up. The process is more effective, and the use of black pepper simply is better within this recipe. That's what I think. I'd love to hear what you think. Allora, questo è un tipico esempio di di uno chef, di un cuoco nuova generazione che utilizza a proprio vantaggio le conoscenze tecniche, quindi in realtà il suo processo non è affatto sbagliato. L'unica parte, come ti dicevo prima, che a me lascia un po' perplessa è il fatto di cuocere direttamente nella stessa acqua. È una cosa che proprio mi dà fastidio, lo sento. Sicuramente l'acqua amidosa è un'ottima tecnica, però io avrei comunque dato un paio di minuti sbollentata prima in acqua, diciamo così, bollente salata, e poi avrei continuato la cottura nella padella. Però per il resto devo dire... Io la vedo sempre da un punto di vista del consumatore, secondo me è abbastanza corretta come ricetta, salvo le bacchette finali che me le sarei risparmiate. Però dice non graffio la padella, perché c'ha ragione pure, Però non le Vabbè, mangi, dare il piatto, non le mangi no. dalla padella, le No. mangi da un piatto, quindi io credo che se effettivamente il risultato fosse 10 volte più buono, dico per dire, allora varrebbe la pena, e cioè uno adotta una tecnica diversa, un po' più complicata, c'è più lavoro da fare, ma se il risultato alla fine è 10 volte più buono dell'originale, allora mi arrendo, è meglio Certo. così, allora è un passo in avanti. Però nella pratica il 99% dei risultati che io vedo in giro è un danno, cioè quello che è tecnicamente un artifizio, che potrebbe essere in qualche caso un beneficio, nell'atto pratico si trasforma in danno. Tu dai tecniche di questo genere in pasto agli chef normali di Roma e d'Italia, trasformano queste ricette in piccoli mostri, perché ti fanno delle cose iper concentrate e esaltano sempre, vanno a dosare male le cose. Io questo lo vedo nell'uso generico, sbagliato secondo me, nel 90% dei casi del semplice fumetto d'acqua di cozze che uno si fa nella cucina di mare, che tu cambi il ristorante e c'è sempre quel sapore. E vi sfido a venire con me lungo i ristoranti di tutte le coste italiane, e al 90% i spaghetti di cozze sono sempre tutti uguali, capito? Indipendentemente dalle cose che tu ci metti dentro. Quindi questo è il danno che viene a creare un'operazione così. Sono d'accordo, voglio soltanto forse giustificare un attimo lui, perché essendo una persona che vive fuori dai confini italiani, mentre noi italiani abbiamo la possibilità di scegliere tra tante paste e quindi di in realtà scegliere veramente quello spaghetto che so che rilascia quella quantità di amido e quindi è perfetta per quella operazione, invece magari loro ce ne hanno un po' meno, hanno magari come posso dire, una scelta molto limitata, e quindi sopperisce in maniera, devo dire, intelligente a quello che è invece la nostra possibilità di farlo. In ogni caso la concentrazione di amido, ma non si può giostrare anche
a seconda della quantità dell'acqua con cui tu cuoci la pasta o a seconda della pasta che tu cuoci, perché se tu in un litro di acqua ci metti 3 etti di spaghetti, non un etto, l'amido si concentra ugualmente, Certo. senza bisogno di fare a monte quel fumetto che poi in effetti, giustamente come dice lui, ti appiattisce. appiattisce e pianifica tutto quanto. Però lui, devo dire che è stato forse il più È bravo. comunque insomma. interessante. Abbiamo 3 elementi, no? Allora, la cremina serve a legare un po' il condimento della pasta. Ovviamente più formaggio ci metti, più la cremina viene bene entro certi limiti. L'amido serve a lega l'acqua al formaggio e quindi fa da ponte tra le due cose. Lo chef deve essere bravo a realizzare non un piatto incollato, quindi non deve essere troppo colloso, né troppo liquido, perché è tristissimo vedere questi spaghetti Slavati. che nuotano dentro a... Quindi è quel giusto tocco di chef che deve dare quella sensazione di copertura della pasta senza prevaricare la pasta stessa, perché ricordiamo, è sempre un primo. Quindi la prima cosa che si deve sentire in uno spaghetto cacio e pepe non è il pepe, non è il cacio, ma è la pasta. Quindi questo stiamo mangiando un primo italiano, quindi la pasta deve essere sempre la protagonista. Beh, abbiamo visto questi video, noi speriamo veramente che i nostri consigli, i nostri commenti possano in qualche maniera aiutarvi, oppure che vi abbiano semplicemente divertito, perché noi ci siamo divertiti. Quindi alla prossima, ciao!